Aggiornamento di mercato Inter, dobbiamo parlare della situazione in attacco perché dopo l'infortunio di Taremi e dopo l'amichevole contro il Pisa se ne sta discutendo tantissimo con Gudmundsson che sembra avvicinarsi alla Fiorentina mentre continuano a montare le voci su Chiesa che praticamente la Juventus ha messo fuori rosa, potrebbe esserci lo zampino dell'Inter. Vi voglio portare anche dei nomi alternativi a questi per l'attacco dell'Inter, ma soprattutto voglio portarvi un po' di mie riflessioni sul tema dell'attacco e non solo. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi su Passione Inter. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così continuiamo a far crescere questo canale che sta volando a dei numeri importantissimi grazie al vostro enorme supporto. Quindi clic sul tasto iscriviti, non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo e le nostre dirette alle 19:30. Andiamo diretti però, parliamo intanto delle notizie perché su Gudmundsson, dicevo, la Fiorentina sta spingendo. Sembra che si stia lavorando ad una formula di prestito oneroso da 5 milioni di euro più circa 20 milioni di euro per il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, tra cui presenze, gol, assist. Questa sembra un pochino la formula su cui si sta ragionando in questo momento. In pratica la Fiorentina lo prende, ma poi se per i motivi extracampo di cui tanto si sta parlando Gudmundsson non dovesse giocare più, mettiamola in questa chiave qua, a fine stagione può di fatto non riscattare Gudmundsson. Giustamente ne stavamo parlando anche un po' nel club, in tanti hanno detto ma a queste condizioni allora 5 milioni di prestito, poi mal che vada torna al Genoa e non lo prendi, potrebbe e dovrebbe provarci anche l'Inter a chiudere questa operazione, magari anche anticipando delle cessioni che poi dovresti provare a fare dopo eventualmente. Simone, il nostro Simone in redazione oggi ne parlavamo, mi diceva anche però l'Inter è una fascia superiore rispetto alla Fiorentina in termini di club, quindi è normale che poi il Genoa ti venga a chiedere anche qualcosa in più all'Inter. Detto che l'Inter ha già fatto affari col Genoa, quindi magari potrebbe esserci un canale aperto. È vero, però comunque la situazione extracampo di Gudmundsson è una situazione che risulta un'incognita tanto per i club acquirenti quanto per il Genoa stesso, quindi un pochino deve mollare rispetto ai 30-35 milioni che ha continuato a chiedere in queste settimane. Detto quindi che non solo la squadra che compra Gudmundsson si deve tutelare, ma anche la squadra che vende, anche il Genoa. Cioè, tanti dicevano il Genoa te lo vende, magari ci metti una clausola che se Gudmundsson non può giocare se lo riprende il Genoa, ma chi ci crede? Cioè, il Genoa, ovvio che se vende si vuole liberare del problema, eventualmente deve avere delle garanzie. Per questo, secondo me, il prestito oneroso a delle cifre alte in termini di prestito con un riscatto rimandato all'anno prossimo era e rimane forse l'unica opzione per trovare una quadra per prendersi Gudmundsson. E forse, dico io, il fatto che Satriano abbia fatto saltare il trasferimento al Brest, quindi 6-7 milioni di euro che l'Inter si immaginava ecco, di incassare in queste settimane, può aver frenato ulteriormente su questo fronte, mentre la Fiorentina può andare su Gudmundsson perché probabilmente venderà Nico Gonzalez già nei prossimi giorni. Nico Gonzalez su cui si è mossa, guarda caso, la Juventus. Qui permettetemi una piccola quota di complottismo, mettiamola in questa chiave, ci hanno sempre rotto le scatole a noi dell'Inter per gli affari con il Sassuolo, che poi sul campo il Sassuolo regolarmente ci riprendeva i punti con gli interessi. Non vedo, ecco, che male c'è nel dire che Fiorentina e Juventus hanno grandi rapporti sul mercato. Si fanno anche qualche favore evidentemente, ma, ripeto, senza nessuna malizia, cioè non ci vedo nulla di male nel dire, però ecco, diciamolo che si fanno dei favori che si vengono un po' incontro, perché i vari Vlahovic, Chiesa, Bernardeschi, tutti super rateizzati, tanti altri affari anche minori, anche adesso Ken super pagato per quello che ha fatto vedere in queste 2 stagioni. Ora stanno trattando Nico Gonzalez alla Juve, con possibile inserimento di McKennie che per la Juve è un esubero, stanno cercando di piazzarlo un pochino ovunque. Quindi, considerando un po' anche quello che sta facendo Giuntoli sul mercato, considerando anche come sta operando Giuntoli sul mercato, per me questa mossa della Juve è anche un modo per favorire la Fiorentina su Gudmundsson. Può essere vista anche in quest'ottica qua. Non che la Juve va su Nico Gonzalez solo per fare un dispetto all'Inter, però comunque un assist in questo caso secondo me lo fa, perché vedremo se la Juve poi lo prenderà effettivamente, ma magari già solo questo inserimento, la Juve su Nico, spinge l'Atalanta a muoversi, visto che l'Atalanta lo voleva, un po' più in fretta, oppure altri club dall'estero che si sentono sotto pressione, dicono: "Ah, arriva anche la Juve, allora velocizziamo questa trattativa". Però ecco, intanto la Juve o si prende il giocatore Nico Gonzalez che comunque le serve,
o fa un po' un favore alla Fiorentina velocizzando le altre pretendenti e nel frattempo fa anche un dispetto all'Inter, perché la Fiorentina va su Gudmundsson togliendo uno di quelli che appunto sono da settimane ormai uno degli obiettivi prioritari del mercato dell'Inter. Il mercato delle rivali, quando c'è una rivalità così agguerrita, anche in termini che hanno lo stesso obiettivo sul campo come Inter e Juventus, si fa anche in questo modo qua. Anche andare ad infastidire gli altri è uno degli obiettivi di mercato delle società e Giuntoli lo sta facendo tantissimo con Jalot, che tra l'altro adesso stanno cercando di piazzare altrove, con Cabal, ma non solo. E questo ci collega secondo me anche alla questione Chiesa, perché io ho sempre detto a me fare un favore alla Juve con Chiesa non va molto, cioè io cercherei più che altro di complicare la vita alla Juve con Chiesa, cercherei di portare Chiesa a voler andar via a parametro zero l'anno prossimo, così tiene una grana in squadra per un anno, piuttosto che andarselo a prendere oggi. Però poi ad un certo punto bisogna fare anche delle valutazioni, cioè l'ultimo giorno di mercato, se togli Chiesa alla Juve, stai facendo loro un favore oppure stai facendo loro un favore, ma è maggiore il beneficio che ne ha l'Inter nel prendersi Chiesa? Queste poi sono valutazioni da farsi. Intanto Chiesa è fuori rosa. Anche qua i giornali fino a ieri leggevo Chiesa e la gente sono in ottimi rapporti con la Juventus, quindi lavorano ad una soluzione insieme. Tutto bello, tutto incantato nel mondo Juventus. Poi non viene convocato contro il Brest, viene lasciato fuori e Thiago Motta dopo la partita va in diretta a dire che Chiesa è fuori per motivi di mercato e quindi lui e il suo agente, di fatto questa è un po' la sintesi, dovranno trovarsi una sistemazione. Ammazza che buoni rapporti, mi viene da dire, mentre mi viene da dire anche è una presa di posizione molto forte in cui l'allenatore comunque e la Juventus dicono è lui con la gente che deve trovare una sistemazione. Questo teniamocelo a mente, riguarda anche i nostri, perché no, si dice Giuntoli è bravissimo perché ha saputo piazzare alcuni giocatori delle cifre alte. Sì, ha piazzato i giovani, ma si ritrova ancora con una valanga di problemi da risolvere. Kostic, Chiesa, Milik stesso, Rugani, De Sciglio, Szczesny e sono tanti, 11 giocatori, 12 giocatori forse da vendere in questo mese e non si dice di Giuntoli, si dice che gli agenti devono portare l'offerta, quindi anche gli agenti devono fare la loro parte, in questo senso. Ma tutto okay comunque nella Juve, non c'è niente da recriminare, non c'è niente da sottolineare in negativo sui giornali. Oltre a 12 cessioni la Juventus in meno di 30 giorni deve prendere Todibo, deve prendere Koopmeiners o un altro al suo posto, 2 esterni offensivi, il vice Vlahovic, un terzino. C'è molto da fare. Il Napoli ha il caso Osimhen, Conte già nervoso, non siamo diciamo alle tensioni, ma già qualcosa devono fare ancora diversi acquisti. Il Milan tra difesa, centrocampo, attacco almeno 4 colpi devono ancora farli e mi dicono che l'Inter è indietro. Boh, io l'Inter deve fare, cioè l'Inter deve fare il proprio percorso, deve completare la rosa, dobbiamo pensare sempre a noi a fare meglio, vero, ma l'Inter parte già da una base migliore, si è già rinforzata e comunque tu la corsa la fai sulle rivali, non sull'Inter dell'anno scorso, quindi è sempre bene guardare anche la situazione degli altri. Ma detto questo, Chiesa, l'Inter, l'idea di tentarlo a zero può essere un modo anche per restituire questi dispetti alla Juventus, come detto, però nel frattempo c'è da segnalare che il valore di mercato di Chiesa si sta via via abbassando sempre di più, si parla di 15 milioni di euro oggi per il cartellino del giocatore, forse anche qualcosina in meno. C'è da vedere poi se lui accetta degli ingaggi un po' più umani, perché 7-8 milioni di euro che voleva prendere non li merita mai oggi, secondo me, come giocatore. Se metti 5 milioni di ingaggio, 15 per il cartellino, 4 anni di contratto, comunque Chiesa ti viene a costare più di Thuram e oggi parte dietro tutti nelle gerarchie d'attacco, secondo me. Ma non solo dal punto di vista dei costi, ma dal punto di vista proprio anche tecnico. Io vederlo nei due d'attacco qualche dubbio ce l'ho. Cioè fin qui anche con Allegri, ma al di là di Allegri in generale non mi ha mai fatto vedere quando ho schierato nei due d'attacco delle cose che mi fanno dire ok ci possiamo lavorare. Mi dà quell'idea che abbia la naturale tendenza ad allargarsi, che non è quello che stiamo cercando e non è quello su cui punta Inzaghi, secondo me. Ha delle qualità a livello di strappo, di caratteristiche offensive, di velocità che ci mancano, anche di dribbling, ma io in questo momento, per quello che io ho visto fare, nei 2 d'attacco nell'Inter di Inzaghi ho qualche dubbio. E poi la questione fisica. Se siamo alla ricerca di un giocatore che ti dia più affidabilità fisica, la cronaca degli infortuni di Chiesa, mi porta a dire che Chiesa non è il primo nome a cui penserei se penso all'affidabilità. Altrimenti anche l'ipotesi di Dybala, che ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro, era forse più sensata da un punto di vista tecnico. Però ditemi voi che ne pensate, di eventualmente il colpo Chiesa, mentre vi chiedo anche un'altra cosa, cioè, ma se salta Gudmundsson o comunque
non dovesse arrivare Goodmanson o si preferisce andare su un altro profilo, all'Inter serve comunque un colpo con quelle caratteristiche lì? È il giocatore giusto in termini di caratteristiche su cui puntare, quindi uno che salta l'uomo, che dribbla, che ha anche un buon feeling con il passaggio, e anche con la porta, devo dire, visti i numeri, oppure, come sostiene qualcuno anche nella nostra community, serve un giocatore più prima punta, più finalizzatore, forte di testa, che puoi mettere anche in area di rigore per ricevere i cross, per esempio. Ehm, Ditemi un po' la vostra. Io, secondo quello che vedo, anche come e se penso anche a cosa può servire ad Inzaghi nella sua testa e nella sua logica, immagino più una seconda punta di qualità, cioè un giocatore magari più incisivo, ma che prenda un po' il posto di Sanchez in termini di caratteristiche. Quindi Goodmanson può essere un profilo di questo tipo, detto che Goodmanson per ora secondo me è emerso molto nel Genoa in un contesto diverso dove poteva prendere molto palla e fare un po' quello che voleva. Nell'Inter di Inzaghi potrebbe farlo un po' meno. Allora con il club di Passione Inter su www.passioneinter.club abbiamo fatto un esercizio. Ho portato uno di quei miei algoritmi che vi piacciono, di solito vi piacciono, a me piace molto andare anche dal punto di vista statistico, e sono andato a cercare quali potrebbero essere dei profili alla Goodmanson, cioè simili a Goodmanson, prendibili sul mercato chiaramente, perché altrimenti andare a puntare nomi da 100 milioni, siamo bravi tutti. Quindi possibili alternative all'islandese, credibili, ecco. Ho preso tutti i nomi che mi avete suggerito anche voi in questi giorni nelle dirette, nei video, mi avete scritto nei commenti, vi ho chiesto anche di farmi dei nomi, ne abbiamo parlato anche nel club, e per ciascuno di questi nomi ho valutato 8 dati statistici con varie caratteristiche offensive, di palleggio, quindi di conduzione del pallone anche, e di partecipazione sia al gioco che al pressing, quindi per avere una panoramica completa del giocatore, quanto gioca il pallone, come lo gioca, come finalizza, quanto è offensivo e come partecipa al pressing appunto. Molto brevemente, il giocatore più simile nell'ultimo anno solare dal punto di vista statistico è Hudson-Odoi del Nottingham, che è un po' più esterno offensivo, è mancino è destro di piede, anzi gioca a rientrare sul destro, però ha giocato più da ala, però può avere una riconversione anche più da centrale da Goodmanson. Quindi nella mia analisi, dal punto di vista statistico, il giocatore in assoluto più simile, quindi non più forte o diverso, eccetera, ma proprio più simile a Goodmanson è Hudson-Odoi. Uno dei più completi e interessanti però in questa ricerca forse è stato Holoziak del Bayer Leverkusen, che però credo quest'anno esploderà nel Bayer, quindi lo ritengo un po' fuori in portata, come Karim Adeyemi, che piace tantissimo ad Ausilio, è esplosivo e velocissimo, ma è meno passatore di Goodmanson, che ha un pochino meno dribbling, che quello di Adeyemi è esasperato ed esagerato, mentre Adeyemi ha meno passaggio rispetto a Goodmanson. Lookman dell'Atalanta, profilo molto interessante, è di un livello sopra Goodmanson, secondo me, un po' in tutte le statistiche, un po' in tutti i dati, ma come lo compri oggi dall'Atalanta Lookman? È un bel dubbio. Così come molto interessante è un profilo più giovane, classe 2002, come Tillman del PSV Eindhoven, è probabilmente il più interessante in assoluto dal punto di vista statistico, anche sopra Goodmanson come dati, ma credo che il PSV costi tanto. Quindi più alla portata c'è Laurienté, che sarebbe un'opzione che so già che non scalda, però sappiamo che col Sassuolo, lo dicevamo della Juve con la Fiorentina, puoi trattare. È un filo sottovalutato secondo me come giocatore, dovresti lavorarci per convertirlo a seconda punta elettrica che scombina i piani, però anche dal punto di vista delle gerarchie non avrebbe problemi a partire dietro, secondo me. Credo che si siano fatte sfumare alcune opportunità interessanti come Rafa Silva a parametro zero, che non è giovanissimo ma era molto interessante. Volendo potrebbe essere interessante Muniain, sempre a zero, ma è un pochino in parabola discendente. Quindi rimanendo sui parametri zero, in generale forse bisogna andare a cercare qualcuno in cerca di rilancio come calciatore. Depay, quindi, me lo avete chiesto in tantissimi. A livello di dati è uno dei parametri zero più interessanti in assoluto, perché vabbè, ragazzi, Depay non si discute dal punto di vista tecnico. La discussione su Depay è la discontinuità. Il gol contro l'Inter ha riacceso un po' i riflettori internazionali, ma non segnava in Champions da 3 anni, ed è un giocatore che poi, se gli fai un contratto di 3 anni, rischia di diventarti un peso per il resto del contratto. Quindi è un rischio da questo punto di vista. Mi avete scritto Milik però è più centravanti e hai già dei giocatori simili secondo me. L'idea di Boulaye Dia della Salernitana è già più interessante, perché Dia per me non è come Simi, ne abbiamo parlato anche l'altra settimana. Dopo Simi aveva fatto quella grande stagione con tanti numeri, in tanti dicevano: "Ah, andiamolo a prendere dalla Salernitana", eccetera, ma si è visto che non era da quel livello. Dia ha vissuto un po' la stessa parabola,
con la differenza che su DA io per esempio conosco delle persone che hanno lavorato all'operazione che lo ha portato in Italia, e sapevo, mi hanno detto che è un giocatore che era di passaggio alla Salernitana, cioè lui veniva già consapevole che dal Villarreal veniva alla Salernitana per rilanciarsi e andare ad alto livello. Poi ci sono stati un po' di incastri, un po' di situazioni dove non lo hanno liberato, infatti non ha funzionato molto bene. L'anno scorso tutta la Salernitana ha fatto male, ha avuto dei problemi, ecco, eccetera, anche a livello proprio di ambientamento, ambientale, anzi più che di ambientamento, eccetera. Però ecco, Dia per me già rispetto a Simi per esempio rimane un profilo di livello, giocatore di livello, una buona seconda punta con dribbling, velocità, anche finalizzazione, perché vede la porta che magari dalla Serie B della Salernitana puoi prendere a condizioni vantaggiose. In Serie B poi c'è anche Berardi, che è un nome che torna sempre, solo che Berardi arriva da un infortunio grave, lo sappiamo, eppure lui, come dicevo per Chiesa, nel 3-5-2 lo vedo incastrato un po' male, forse, a meno che non si faccia un discorso, ecco, di opportunità, si possa incastrare in maniera un pochino diversa. Forse più lui di Chiesa, secondo me, si può mettere nei 2 d'attacco e poi ti porta anche un tiro da fuori, che magari è una caratteristica che oggi non abbiamo, quindi già è diverso secondo me Berardi rispetto a Chiesa. Su Berardi forse si può fare un discorso a parte, su cui tra poco, ci arrivo. Non credo a Bonazzoli, francamente, perché se devo prendere uno per far numero, allora tanto vale che mi tengo i miei, ecco, non vado a prendere Bonazzoli con tutto il rispetto. Non credo nemmeno alle 5 punte, sinceramente, proprio a livello numerico. Quindi tutti i discorsi, secondo me, di un nuovo arrivo sono comunque legati poi a Correa e Arnautovic, oltre a Satriano e Salcedo, che devono uscire. A maggior ragione dopo che hai fatto sfumare Ricardo Rodriguez. E hai fatto sfumare Ricardo Rodriguez, io ho detto: "Magari non tutti si strapperanno i capelli", giustamente, non ci strappiamo i capelli, però a quei costi era un'opportunità che dovevi cogliere secondo me, ne abbiamo parlato più volte, anche perché poi Inzaghi, un giovane alle spalle di Bastoni, lo vedrà molto più avanti nella stagione. Quindi vai a prendere un'alternativa di Bastoni, ma nei fatti non ti ci affidi probabilmente fin dall'inizio. Quindi invece su Rodriguez ci avresti puntato, nell'immediato avresti avuto un profilo pronto subito. E quindi adesso devi andare ad investire comunque su un difensore mancino, perché hai detto che lo vuoi prendere, che ti manca, e spazio a bilancio lo devi ancora creare, perché oggi non ce l'hai. Quindi devi mettere alla porta necessariamente Correa e Arnautovic. Possibilmente, questa è mia opinione, non con le rescissioni del contratto, mi auguro, perché sarebbe davvero purtroppo uno scenario da non scartare, ma decisamente non ottimale per i conti. Servirebbe, ecco, come dicevo, visto che prima citavamo la Juventus, una presa di posizione forte, magari in questo senso, da parte dell'allenatore, in accordo con la società chiaramente, però anche pubblicamente magari a un certo punto qualcosa devi dire, detto che l'Inter rispetto alla Juventus queste situazioni le gestisce in maniera un po' meno spigolosa. Comunque, come ho scritto nella newsletter di venerdì scorso, attenzione anche a uno scenario che secondo me si sta sottovalutando, ma che si deve tener d'occhio, cioè, se intanto vai a fare la rescissione di Correa, speriamo di no, farla anche di Arnautovic è pesante, riuscire a piazzarlo sembra difficile. A questo punto secondo me non è detto che magari Arnautovic non resti fino a gennaio, lo tieni, nel frattempo magari provi a sondare un po' il mercato, a gennaio avrà un valore residuo a bilancio inferiore, quindi lo puoi vendere anche ad una cifra ancora inferiore, magari qualcuno si interessa. È da tener d'occhio. E magari questa diciamo era un po' un'opzione di cui stavamo parlando poco fa con un amico, difficile, però la mettiamo lì. Ecco, ti tieni Arnautovic fino a gennaio, che ti fa comunque conosce l'ambiente, Inzaghi comunque ci punta ancora un po', al di là di quello che si dice, e nel frattempo prendi Berardi in prestito a delle condizioni molto vantaggiose, opzione, molto low cost, visto che deve riprendersi dall'infortunio. Se ti prendi Berardi comunque hai 3 attaccanti per i primi 3 mesi di stagione. Ecco, magari intanto hai Arnautovic, Berardi può recuperare con calma e a gennaio provi a vendere Arnautovic. Servono anche qua vari incastri, devi riuscire a piazzare bene anche altri giocatori di contorno di questa rosa, perché comunque non è che puoi andare ad aumentare di troppo il costo rosa, eccetera. Quindi è sicuramente un incasto difficile, però lo teniamo lì. Vediamo nel frattempo che succede con Gudmundsson. Le prossime ore sono decisive. Forse un ultimo contatto con l'Inter ci sarà prima di andare in chiusura poi con la Fiorentina. L'Inter comunque non può avere solo Gudmundsson in lista, perché chi ci segue
sa che io vi dico da maggio che dopo Taremi l'Inter l'altro attaccante lo avrebbe preso ad agosto inoltrato. Ve l'ho detto più e più volte, tanti dicevano: "Ma no, no, non è vero." Invece, siamo al 4 di agosto e, siamo ancora a questo punto. E su Gudmundsson chiaramente gli è stato chiesto di aspettare, perché l'Inter già sapeva che la situazione sarebbe stata così. Gli è stato chiesto di aspettare, lui era disposto ad aspettare, chiaramente non può aspettare in eterno, quindi anche lui sapeva che l'Inter prima di agosto inoltrato non si sarebbe mossa. Adesso bisogna capire bene come va la situazione con il pressing della Fiorentina. Nel frattempo c'è sempre l'ipotesi di alzare uno dei tanti centrocampisti forti che abbiamo. Inzaghi ci sta già provando con Mkhitaryan per esempio. Io continuo a pensare che questa soluzione intanto debba essere solo una soluzione di emergenza assoluta, anche perché Mkhitaryan è bravo nei passaggi, nella finalizzazione, ha già fatto quel ruolo lì, ma per me ha problemi evidenti in fase di finalizzazione, e lo stiamo vedendo, ne abbiamo parlato spesso con Simone. Sarei curioso di provarci Zielinski eventualmente, che ha un bel tiro, cosa che non proviamo molto. Qualcuno propone anche Frattesi, che in area comunque ci sa fare molto, ma forse se non ha spazio per fare l'inserimento da dietro, forse un pochino perde. Detto questo, ragazzi, l'infortunio di Taremi non è gravissimo ed è sempre stato affidabile dal punto di vista fisico. Thuram è già rientrato, Lautaro torna in anticipo. Stiamo parlando comunque della ricerca di un quarto attaccante. Serve? Assolutamente sì, però ecco, qualcuno mi ha scritto: "Vedi se ti mancano 3 attaccanti in che condizioni siamo ridotti". Ragazzi, certo, se ci mancano 3 giocatori, di grande importanza in un solo reparto, è chiaro anche il Manchester City immagino avrebbe delle difficoltà con 3 giocatori titolari o quasi che ti vengono a mancare nello stesso ruolo. Quindi è vero che devi avere meno insicurezze e incertezze possibili in fase di programmazione, è vero anche che la realtà ti dice non puoi avere 1000 giocatori forti in tutti i reparti, quindi, prestiamo sempre attenzione a questo. Anche perché, ultima cosa, sono molto curioso di capire come ha intenzione di gestire le gerarchie Inzaghi, perché, ehm, nella stagione della finale di Champions, a un certo punto c'erano delle coppie che venivano di fatto alternate, quindi Lukaku, Dzeko, eccetera, e siamo arrivati in finale di Champions con un'alternanza totale. O giocava una coppia o giocava l'altra. Sarà confermata questa cosa? Perché a quel punto servono 4 giocatori affidabili e intercambiabili, oppure sarà una gerarchia un po' più mista, cioè ti puoi permettere di ruotare un po' di più, per cui Lautaro, Thuram e Taremi partono un po' sullo stesso piano, magari Taremi leggermente sotto, e fai Lautaro Taremi, Lautaro Thuram, Thuram Taremi e alterni un po' se c'è bisogno di rifiatare, e il quarto attaccante a quel punto è un complemento a gare in corso o comunque a livello proprio di status è una cosa differente. Questo per me già è un tema per capire che cosa c'è in mente, come viene gestito l'attacco per capire che tipo di profilo serve poi. Vediamo un po'. Io ho messo dentro tanti temi, alcuni li svilupperò ulteriormente in altri approfondimenti perché c'è ancora molto da dire. Avevo bisogno di sfogare un po' dopo 2 giorni di notizie e di influenza che mi hanno un po', limitato, quindi spero di avervi suscitato dell'interesse e la curiosità, ma soprattutto di avervi dato degli spunti per fare voi delle riflessioni che aspetto qui sotto nei commenti, così poi, le analizziamo nella diretta alle 19:30. Vi aspetto nel club di Passione Inter dove facciamo queste analisi ancora più approfondite, con i dati, non solo. Quindi vi aspetto su passioneinter.club se vi va di entrare anche nel dietro le quinte di questa grande community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.